Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Anche oggi vorrei parlarvi di estetica della moto e nella fattispecie vorrei parlarvi di pedane per il passeggero, sono quelle per intenderci che favoriscono la posizione delle gambe al passeggero, e delle pedane avanzate autostradali. Se la cosa vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ma prima vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Come fare? È molto semplice, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Se vi va, condividete questo video con i vostri amici e se il video vi piace mettete un like e ovviamente se avete commenti lasciateli qua sotto. Bene, allora pronti per saperne un po' di più su queste pedane passeggero e quelle avanzate autostradali? E allora sigla! La personalizzazione della moto e in particolar modo quella della Goldwing, diciamo, è un qualcosa che tanti fanno, che tanti piacciono. Infatti è difficile trovare una Goldwing identica a un'altra, appunto perché si ama personalizzare. Nel mio caso, avete visto nei video precedenti, ho fatto già delle personalizzazioni e sto continuando con queste pedane, che è la pedana del passeggero come ho detto nel preambolo, e la pedana autostradale. Oltre a un discorso estetico, per quanto riguarda la pedana passeggero, la sua funzione è quella di dare la possibilità di distendere o meno la gamba, perché così il passeggero può alzare questa parte di pedana e avere il piede, la gamba un po' più piegata e comunque avere una posizione diversa. Per quanto riguarda invece la pedana avanzata autostradale, oltre a un discorso estetico, ha anche la funzione di distendere la gamba del passeggero e quindi dà la possibilità di evitare che il tendine si infiammi. Quindi queste sono diciamo, le varie, diciamo, opzioni, o meglio, le varie possibilità che danno questi oggetti, oltre che a personalizzare. Bene, per poter fare questo tipo di lavoro è molto semplice, bastano soltanto due attrezzi. Una chiave da 19 per quanto riguarda la pedana autostradale e una chiave esagonale da 8 o brucola da 8 per smontare le pedane originali e mettere queste qua. Volevo dire una cosa che ancora non ho detto: le pedane da passeggero e quelle autostradali sono state un gradito regalo dello zio Mimmo che io ringrazio tantissimo. Lui le usava nella sua Goldwing, ha cambiato modello e quindi le aveva e me le ha regalate. Io ti ringrazio, grazie zio Mimmo. Continuando, altro attrezzo che vi potrebbe servire se non volete sporcarvi le mani sono i guanti, e in più ci sono qua dei nastri da grip che utilizzeremo per le pedane autostradali. Se non avete questo nastro da grip, che è un nastro particolare che ha pochissima colla, e potete utilizzare benissimo una camera d'aria vecchia. Bene, detto ciò, andiamo a cambiare le nostre pedane. Iniziamo con quelle del passeggero e poi quelle autostradali avanzate. Prima cosa ovviamente andare a smontare la vecchia pedana. Ci sono soltanto due bulloni che si svitano, come dicevo prima, con una brucola da 8. Allora, andiamo a svitare. È un po' dura. Fatto. Andiamo con l'altra. Ok, benissimo. Svitiamo completamente. La pedana è smontata e adesso andiamo a mettere la pedana, quella nuova, diciamo così.
Bene, montata, perfetto, anche questo lavoro è fatto. E adesso andiamo a montare le nostre pedane avanzate, quelle autostradali per intenderci. Bene, adesso vado a montare la pedana avanzata autostradale. Vado a svitare ovviamente il bullone che tiene chiuso l'anello. Ricordiamoci, sono delle rondelle, non le perdiamo. E mi vado a cercare la posizione corretta. Io ho già fatto delle prove in precedenza e visto che io sono bassino, andrò a mettere, diciamo, la strozzatura, l'anello in questa zona qua, la parte più vicina possibile. Ovviamente prima vado a mettermi il nastro, quello per il grip, che ha anche la funzione di non rovinare il tubo. Praticamente, visto che è cromato, se io andassi a stringere direttamente con la sua cravatta, mi pare si chiami così, rischierei di andare a rovinare. E allora metto questo cosino qua, che mi permette sia l'uno che l'altro, quindi di non rovinare il tubo cromato, che mi fa da grip. Ok, benissimo. Vado a inserire il bullone da una parte e la rondella dall'altra, però prima vado con la pinza a stringere un po' per avere un po' di spazio. Ok, metto la rondella, mi sposto così si vede meglio, vediamo se... ok, boh. E poi con la pedana, inizialmente tenendo il bullone dietro, vado a girare sia la pedana per stringere. Stringo. Okay. Quando vedo che dietro il bullone sta girando, mi fermo e con la chiave vado a fermare il bullone e continuo a stringere fin quando non trovo una posizione giusta. Ok, visto che sono io corto, questo qua me lo metto un po' più avanti possibile, faccio vedere ancora meglio. Vedete che è un po' sfalsato, no? Lo metto in avanti, così è più vicino al mio corpo, alla mia gamba. Allora, visto che io non riesco più a girare con la pedana, giro dietro con la chiave. Mi tengo sempre la pedana onde evitare che quando giro il bullone mi giri anche la pedana, e stringo finché posso. Ovviamente io stringo adesso perché la pedana autostradale è, diciamo, rivolta verso il pilota. Questo nel mio caso perché sono basso, chi è più alto poi se la può regolare come meglio crede. Ok, a questo punto mi regolo la pedana. Perfetto, questo qua mi permette di regolare la pedana come voglio, così va bene e dovrei essere a posto. Dimenticato di dirvi che è fondamentale ed è importante che la cerniera della cravatta sia al centro nella parte alta, in questa maniera, vedete, eccola qua, in modo tale che la pedana sia il più centrale possibile. Ovviamente ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro, quindi le pedane autostradali poi andrebbero regolate in base alla propria altezza, in base alla propria comodità. Comunque il principio per montarle è questo qua. Adesso, come dicevo prima, andiamo a montare le pedane, sia quelle autostradali sia quelle del passeggero, anche dall'altra parte.
Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho regolato le mie pedane autostradali, quelle avanzate, in modo tale da stare comodo e infatti, come potete vedere, sto da Dio. Altro a dirvi nulla, se non quello di provare anche voi a personalizzare la vostra moto, ovviamente se vi va e se avete la voglia di farlo. Come dicevo prima, se questo video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione verso l'alto. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, come fare semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Condividete questo video con i vostri amici nei vari social e se avete dei suggerimenti, dei commenti da fare, scrivetelo sempre qua sotto. Io vi risponderò come ho sempre fatto con tutti. Bene, io e la stellina vi salutiamo e vi ricordiamo il motto del buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Ciao Stella!